Monsieur Dryden, how are you? Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Poirot. Nello scorso episodio abbiamo scoperto un paio di cose rispetto ad alcuni partecipanti alla mostra e uno ha anche cercato di spararci, non riuscendo a colpirci per fortuna. In questo episodio siamo qui da Monsieur Dryden e gli stiamo chiedendo come sta. Detective Poirot. Yes, of course. What can I do for you? Mademoiselle Farquhar lavora oggi? But not here, I'm afraid. Do you know where she is? She said something about heading back to the museum. Ci farebbe entrare nella sua camera oscura? For what, exactly? Forgive me. I recently inherited a number of belongings from a deceased relative, including an undeveloped spool of film. I'd like to help, but there isn't anyone here that could develop them for you. I am more than capable, and I'll leave it tidier than when we arrived. In that case, knock yourselves out. I've got a meeting to run to anyway. I shouldn't be longer than half an hour or so. Pardon. Where has this confident and daring version of Monsieur Hastings been hidden? We all have a hidden side. It's just our own choice of when to show it. So our first step is... Don't tell me there is something the great Detective Poirot doesn't know. I must concede that photography is something I have little experience in. Lucky I'm here then. We need to start with a tray filled with developing fluid. Next, pour the fixer fluid into another tray and then add the photographic paper. I have a newfound respect for those that make such activities look so simple. Let's just wait until we see the results. It shouldn't take long. Userò saggiamente il tempo che ho e cercherò la verità che nasconde questa stanza. Ok. Interruttore della luce, che è meglio non accendere. Un cappello, andiamo a vedere il cappello. Mademoiselle Farquhar ha un cappello quasi identico a quello indossato da Mademoiselle Corsmite al gala. Sapevo di aver già visto da qualche parte quel tipo di cappello. Vassoi. Un vassoio per il liquido dello sviluppo delle foto. C'è qualcosa là. Credo che serve per produrre stampe fotografiche. Cosa c'è qua? Bottiglia senza etichetta. Nessuna etichetta, è irritante, non capirò mai come la gente possa lavorare così approssimativamente. Ok, Bolton Farms, Belfast. Bottiglia senza etichetta. Come si può capire cosa c'è dentro se non si hanno relative informazioni? Credo che serva per produrre stampe fotografiche. 2 bottiglie senza etichetta. Qui c'è un rivelatore fotografico. Fondamentale per lo sviluppo delle fotografie. C'è ancora qualcosa. Carta fotografica. Usata specificamente per lo sviluppo delle fotografie. Una radio. La musica può trasformare anche i compiti più gravosi in un'esperienza piacevole. E una finestra. La finestra è stata sigillata. Non la vedo neanche. Parliamo con Hastings. Have you found it yet? Le bottiglie senza You want the etichetta. photographic fixer? Le serve il liquido di fissaggio. Bene. How would one know it from another? It smells like ammonia. Handy, I suppose, when you can't see much in here.
Mandorle amare, l'odore tipico del cianuro di potassio, ammoniaca, proprio come ha detto Monsieur Hastings. Mademoiselle Farquhar aveva accesso allo stesso veleno che ha ucciso Mademoiselle Cosmite. Coincidenze? Ne dubito. Dobbiamo parlare di Mademoiselle Farquhar. Already been over this, Poirot. I don't want to argue. I have no intentions of continuing our previous conversation. What we must address now is her potential guilt. She didn't steal the painting, though. We know that. Her guilt in Mademoiselle Cosmite's murder. Mademoiselle Farquhar potrebbe essere l'assassina che stiamo cercando. Motivo? Cappello e radio? Non credo proprio. Ok, manca una cosa ancora. Monsieur. Allora, mettiamo qua quello che dobbiamo usare. Fissatore o rivelatore? Un vassoio per il liquido dello sviluppo delle foto. Forse quello che mi serve è il fissatore. Bene. Un vassoio per il liquido dello sviluppo delle foto. Forse quello che mi serve è la bottiglia di liquido per lo sviluppo. Voilà. Ok. Adesso mi fa usare questo. La carta. Credo che serva per produrre stampe fotografiche. Forse quello che mi serve è la carta fotografica. Okay, I think that's everything. Oh, Is there a problem? there shouldn't be, but there must be light coming in from somewhere. Is that not the point of a dark room? That it will allow no light in to damage the photographs? We need to find where the light's coming in from and damaging the prints. You Okay. continue your work, and I shall find the curious light source. Cerchiamo la fonte di luce. Qua fa qualcosa. Anche qua. La musica. Io l'ho spinto sulla C'è qualcosa che non quadra, eh? Perché la... Ma non sto spingendo lì. Monsieur Hastings, may we... I'm in the middle. I'm... No, non voglio. Boh. Cappello. L'unica cosa che non mi fa guardare è quello che vorrei guardare, cioè la finestra. Mi dà ancora gli oggetti come se fossero lì. Se voglio vedere ciò che mi circonda, farò meglio ad accendere la luce. Non capisco. Oh, adesso vedo la finestra. Boh, mi sa che ci fosse un bug. Vabbè, adesso guardiamo la finestra. La finestra sembra sigillata, ma in realtà è stata aperta di recente. Ecco la fessura. Questa finestra si affaccia su un vicolo sul retro. Il mio filo fazzoletto perfetto per coprire qualsiasi fessura che lascia passare della luce. Ok, adesso siamo a posto? Monsieur Hastings, may we talk a mo... I'm in the middle of... I'm... Merci. E adesso possiamo andare?
Boh. Quindi? Non ho capito cosa devo fare. Boh. Perché non fa la foto? Monsieur Hastings, may we I'm in the middle. Ah, adesso Mademoiselle Farquhar potrebbe essere uscita dalla camera oscura e dalla finestra. Mr. Poirot, you are a genius. Allora, il signor Dryden ha detto che non ha sentito nulla. A radio? Mr. Poirot, you are a genius. La signora Coulson non ha visto la signora Farquhar entrare nell'appartamento. Cappello uguale a quello della signora. That would never have even occurred to me. I've got a lot to learn. Look, this photograph is just about finished. Ok. Is that? Quella è? It appears so. And what has she got in her hand? That can't be the same cigarette case. The cigarette case that was taken from Mademoiselle Farquhar's luggage on our voyage here. It appears Mademoiselle Farquhar had a much closer relationship with Mademoiselle Court Smythe. I would say they... Cousins. Oui, monsieur. Hastings, I must thank you. For what? Allowing myself to be enticed by Miss Farquhar's feminine nature. For saving me from whatever Monsieur Aylesworth and his revolver had planned. If it wasn't for me licking my wounds, you wouldn't have been there alone in the first place. And if you were, and not at the Court Smythe estate, we would never have made such revelations. You are one of the most honest and authentic fellows I have met. You cannot allow a misguided moment of red-blooded male instinct to taint that. You have never let yourself fall to the wicked ways of the fairer sex. No. And that is a day I cannot even fathom. Ok, capitolo 9, la rivelazione. Il detective Hercule Poirot espone le sue conclusioni agli ospiti del gala, con l'aiuto del signor Hastings. Ah, quindi siamo vicini alla conclusione. With Hastings' help at the Court Smythe estate, something I would have liked to have considered, we now know the reasoning behind Mademoiselle Farquhar's brutal actions towards her own cousin. The circumstances around the murder need no further consideration, but the location of the missing Benedette Magdalene still frustrates me. Come è potuta entrare nella sala restauro la signora Smith? Questo non è giusto, bene. Joan ha coperto Irene prima della loro lite. Come non è giusto? Florence fingeva di essere Irene sul balcone. A moment of peace before one's little grey cells must ponder how Mademoiselle Court Smythe made it from the museum with the painting in tow. Ah yes, Hastings had something for me. An invitation to Mademoiselle Court Smythe's exhibit. Even after the truths of her crimes and personal betrayal, Mademoiselle Warbeck still feels it within her for a final send-off.
Perhaps Mademoiselle did not leave with the painting at all. Qual era il piano della signora Cosmite per sottrarsi al dipinto del museo? È uguale. Poirot, there you are. What are you... On this occasion, there is no time for pleasantries. We shall finally bring the mystery of the missing painting to an end. We must return to the scene of the initial crime, the Royal Edward Gallery. Is everyone present? Please ask them to convene in the exhibition room. Is there something you're not telling me? All will be revealed. Messieurs et Mesdames, thank you for joining us here today. What's this all about? Yes, my time is rather valuable. I thought everyone was here to see the exhibition. I'm all for looking at some real art, as long as it's not all hers. I understand the frustration and hostility that most of you must feel towards her. For some... Hatred, loathing, disgust. Betty, please. Even after everything, you stand here and defend her? I'm not defending her. If anyone should hate her, it's me. Perhaps you should move on. In this room is where it all began. Or at least, that is how it appeared. We are all aware Mademoiselle Court-Smythe was behind the painting's disappearance. But it was not a moment of greed that drove her, but rather a well-orchestrated plan that involved most of you tangled in her web of lies and deceit. All right, we all know why we're here. Maybe you can speed it along a little. At the Detective Inspector's request, I shall forego the series of events that led up to the theft of the penitent Magdalene painting. Perhaps a fitting place to begin would be with the death of Mademoiselle Court-Smythe. If that's going to get things moving. You are all aware of the fire and murder that took place at Mademoiselle Court-Smythe's loft apartment. The fire that she started after having one too many. That is where the difference between desire for the truth and the actual truth go their separate ways. Inside Mademoiselle's apartment was the penitent Magdalene painting, or at least a forgery, one of 4 produced by her own brush. The fire was set purposely, in an attempt to destroy evidence and hide the true nature of her death. Poison. Ok, per la parte finale aspetteremo il prossimo episodio. Al momento ci salutiamo qui in questa posizione. Grazie a tutti per la visione del video. Ciao ciao.